Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea e benvenuti in un nuovo video. In questo video voglio fare un'analisi di un sistema dinamico molto semplice, il circuito di tipo RC. Perché RC? Perché nel circuito è presente un resistore e un condensatore, quindi R, che è la sua resistenza, e C, che è la sua capacità. In questo circuito è necessaria anche la presenza di un interruttore che si chiuderà al tempo t uguale a 0. In questo modo, una volta che si chiude il circuito, la dinamicità del sistema andrà a essere presente in qualche modo. E come mai questo sistema è dinamico? Perché assegnerò al condensatore una tensione iniziale non nulla, ma pari a V0. Quindi il condensatore ha una tensione iniziale che, una volta che si chiude il circuito, andrà a scaricarsi facendo circolare una corrente all'interno della maglia nella resistenza. Scriviamo quindi la legge di Kirchhoff sulle tensioni all'interno di questa maglia. Quindi la tensione sulla resistenza più la tensione sul condensatore sarà uguale a 0. Quindi la tensione sul resistore è R per I più la tensione sulla capacità, la chiamo semplicemente V, deve essere uguale a 0. Quindi la tensione V è uguale a meno R per I, dove I è la corrente che circola all'interno della maglia. Ora andiamo a prendere l'equazione caratteristica del condensatore, che è Q uguale a C per V, dove Q è la carica. Se deriviamo e consideriamo la capacità costante, la derivata della carica I, quindi la corrente, sarà uguale a C dV in dt. Sostituendo abbiamo V uguale a meno R C dV in dt. Abbiamo la nostra equazione differenziale finale, cioè che la derivata della tensione nel tempo è uguale a meno V diviso R con C. Questa equazione viene definita anche equazione del primo grado ed è a coefficienti costanti. R con C viene anche chiamata costante di tempo del circuito, perché la soluzione di questa equazione è un esponenziale negativo, perché infatti se andiamo a prendere l'equazione caratteristica, lambda sarà uguale a meno 1 su RC, quindi la soluzione analitica è questa, V, diciamo, nel tempo, sarà uguale a una costante C per E elevato a meno T diviso R con C. Ma la costante C, dato che V in 0 è uguale a V con 0, l'esponenziale in 0 è pari a 1, la costante C è proprio la tensione iniziale. Quindi il nostro grafico dell'andamento della tensione nel tempo sarà questo, V con 0, che mano a mano tenderà a 0, seguendo un andamento esponenziale. E la corrente sarà uguale, perché segue questa legge, semplicemente la corrente sarà pari a IT, partirà da un valore V con 0 diviso R e poi scenderà a 0 anche questa. Bene, proviamo a risolvere ora questo sistema grazie a Python. Quindi iniziamo definendo il valore della capacità, per esempio 001, il valore della resistenza, per esempio 10, e sappiamo che il loro prodotto viene chiamato tau, che è la costante di tempo, che è uguale a R per C, che sarà 0,1. Poi dobbiamo definire anche la tensione iniziale, V0, non so, un volt, e dobbiamo definire anche il vettore dei tempi. Quindi per farlo iniziamo importando numpy as np e definisco il tempo come numpy lim space che parte da t0, non so, pari a 0, t finale, non lo so, 100, e il numero dei punti, non lo so, 10,
poi nel caso li aumento. La nostra equazione differenziale è questa qua. dv in dt uguale meno v su rc. La definisco, quindi v' è uguale a meno v diviso r con c, che è tau. Quindi la nostra funzione f la definisco come una funzione lambda, dove l'ingresso è a e b, dove a è v e b è tau, e in uscita c'è meno v su tau, che è meno a diviso b. Bene, definisco il mio vettore finale, quindi la tensione nel tempo, come un ampi-zeros che ha come lunghezza la stessa di t, quindi len of t, e sappiamo che la v in posizione 0 è uguale a v0, quindi uguale a 1. Poi for i in range magari partiamo da 1 perché lo 0 è già definito, quindi da 1 a len of t più 1, perché sennò si fermerebbe a len of t, e applico la formula di Eulero, cioè v nel punto iesimo è uguale v nel punto precedente più la funzione calcolata nel punto precedente, quindi calcolata in v i-1, in cui serve anche tau, che moltiplica la differenza di tempo, quindi ti meno ti meno 1. Bene, una volta calcolata la v, devo semplicemente plottare, quindi importiamo matplotlib.pyplot as_plt, plt figure 1, plt title, lo chiamo scarica di un condensatore, plt xlabel, chiamo tempo, plt ylabel tensione sul condensatore, plt plot tv, plt show. Qua avevo sbagliato, bastava da 1 a length of t. Bene, orrore, evidentemente col tempo siamo ben oltre, perché alla fine una costante di tempo di 0,1 io vado a vedere da 0 a 100, è proprio, non ha senso, quindi vediamo da 0 a 1 per esempio, ecco già si vede qualcosa, però la formula di Eulero non approssima bene perché il numero di punti scelto è troppo basso, quindi abbiamo un intervallo di tempo troppo elevato, dobbiamo aumentare il numero dei punti, facciamo 100, ed eccola qua la nostra formula su attenzione. Quindi parte da 1 e mano a mano si scarica fino a 0. Tutto qui, un circuito molto semplice, possiamo anche calcolare eventualmente la corrente, il comportamento della corrente, facciamo corrente, tensione sul condensatore no, corrente, e la corrente V diviso R. Ecco qua. Ecco, come si vede la corrente decade con lo stesso andamento della tensione del condensatore, parte da 100 mA e mano a mano scende a 0. Bene, la prossima volta vi farò vedere un circuito più complicato e quindi cercheremo di risolvere questo sistema dinamico sempre con il metodo di Eulero, per cui rimanete sintonizzati, mettete like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui prossimi video. Ciao a tutti da Andrea, ciao!